Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto, oggi sono col mio amico Luca Calabrese, LucaKill70. Siamo tornati a Clay Creek alla ricerca delle pepite che abbiamo dimenticato la volta scorsa. Prima di tutto, se ce ne fossero, noi speriamo di averne dimenticate, è un po' un paradosso. E inoltre speriamo anche di detectare tutta l'area all'intorno dell'ultima volta. Vi lascio qua sopra il link nei dettagli, in cui abbiamo scoperto e trovato quasi ben 2 grammi a Clay Creek, questo nuovo rio che abbiamo scoperto quest'estate nella stagione aurifera 2020. Mi raccomando, non perdetevi questo video. Pensavo pesasse. No. Qua ci alleniamo per l'Australia, ragazzi, Ma qua ho già tutto un kit, Allora, qua c'ho il taschino con gli utensili per tirare fuori i target. Qua c'ho la macchina foto. Poi qui c'è la batteria, l'SP01. Qua c'è il cavo d'alimentazione. Comunque è già molto macchinoso questa storia, Però figo sto coso che rimane appeso, Ragazzi, interessantissimo. Pensavo fosse veramente tutto pesante. In realtà è tutto molto leggero. Costoso, penso. Cioè, addosso avrò circa 6.000-7.000 euro di roba di valore. Cioè, mi sento costoso, però è leggero, perché è tutta roba leggera e ben disposta più che altro. Certo che dopo 7-8 ore di fila a fare detecting, magari nel bush, rimane forse un po' lungo, però se il peso è ben disposto, tipo sulla cintura, tipo con le bretelle eccetera, devo dire la verità che non pesa molto. Soprattutto questo aggeggio qua, il bungee cord, devo dire che è pazzesco, ragazzi. Cioè, nel senso, vedete che proprio non faccio sforzo, quasi il metal lo tiene per buona parte quello. Esatto. Cioè, rispetto all'SDC, certo che avere il filo fuori è una roba un po' strana, però invece il tasto qua, e devo dire l'impugnatura è molto più comoda l'SDC, e anche il peso, secondo me, visto che la console è sotto il gomito, invece quello è ben ragionata, perché trovo che pesi molto meno Metal Detect. Viene a pesare un po' troppo. Pesa la batteria. Dietro. Secondo me la batteria bisogna proprio metterla dietro. E quindi abbiamo provato anche il GPX 5000 di Luca. Andiamo avanti con la sessione di ricerca. In questo caso Luca oggi ha portato un nuovo accessorio direttamente arrivato dall'Australia. Si chiama SP01, è un audio enhancer. In poche parole, migliora l'audio dei segnali e ci permette di trovare delle pepite ancora più minute del normale. Quando trovi della grafite, in questo caso dentro il grafito scisto, il metal dà un segnale solo quando fa la prima passata da sinistra verso destra e non destra verso sinistra. Sotto potrebbe esserci un segnale, un target, probabilmente però è ficcato nella porzione più profonda. Certo che con una piastra piccola riesci ad andare negli anfratti più profondi. Questa è molto, cioè questa sarebbe da alzare. Ma vedi che tra l'altro è un passaggio. ci avevo già provato ad alzare, Hai voglia di guardare un attimo queste rocce qua che ti ho accantonato di mineralizzazione? Quella perché suona? Ma non è un suono convinto. Quella suona infatti. Maledetta Perché suona. roccia che c'è sotto. No, direi che non c'è nessun segnale dentro, perché dentro ci sono delle vene di quarzo con pirite e potrebbero essere aurifere, però logicamente loro devono essere una certa dimensione per sentirlo. Io e Luca adesso stiamo facendo detecting, stiamo usando il suo metal detector, un GPX 5000 con audio booster, c'è un sacco di roba sopra, è uno strumento professionale a questi livelli. Comunque se Luca sbaglia, io dopo c'ho l'SDC, vado a rubargli l'oro che ho dimenticato. Luca, fammi vedere quante cose che hai di accessorio, Quanto va a profonda? Questa va profonda, dipende dalle dimensioni. Certo. Sono riuscito a trovare sui quasi 30 cm. 30 cm di profondità, una Esatto. pepita che pesa mediamente quanto? 1,2 grammi. 1,2 grammi. Ovviamente il case che contiene la macchina, poi c'ha l'audio, questa è la batteria, Esatto. questa invece è l'SP01 che migliora il segnale audio, adesso non è ancora inserito perché non è compatibile con questo tipo di cuffie. No, esatto. Questa invece è la macchina, cioè il GPX 5000 con la sua copertura protettiva. Questo non è impermeabile, No, è la piastra che è impermeabile solo. E poi logicamente il metal detector ha un'asta, qua c'è un unico tasto. Se il campo peggiora come mineralizzazione, quindi diventa hai un rumore di soglia instabile, premi questo, lo ribilanci, lui memorizza l'ultimo bilanciamento che hai fatto e usa quello.
Se vuoi lasciarlo sull'automatico è meglio, perché comunque lui a quel punto lì sta dietro la mineralizzazione e cambia man mano che guardo il terreno e vedo se mi serve una ricerca custom o generale, però qua direi custom. Andiamo a cercare solo oro fine. Vedi, il vantaggio dell'SDC 2003 è quello, cioè lo accendi e vai. Quanto oro ha trovato questo detector, Luca? Circa 160 grammi. 160 grammi. Qui si è già ripagato abbondantemente, quasi tutto in Australia. Sì. Italia? Forse 4 grammi, non di più. Finora. Allora, dicevamo, la piastra siamo intorno ai 150 euro, 4008 quindi watt il detector, e l'altoparlante 120. Lasciamo tutti i link qua sotto, mai volesse comprare una macchina simile. E poi le 6P01 siamo intorno ai 200 euro. Sì. La imbragatura è andata insieme al GPX 5000. Questa, ragazzi, è una macchina professionale, cioè a questi costi, perché Luca ha fatto diversi anni in Australia come professionista cercatore d'oro, e di conseguenza è giusto che avesse una macchina, perché questa era la sua macchina con cui lavorava in quei mesi tutti i giorni a cercare pepite d'oro. Vi lascio qua sopra il link dell'intervista se volete conoscere meglio Luca e questa storia. Adesso il trucco sta nell'utilizzare questa attrezzatura che Luca si è già ripagato anche in Italia, per vedere di cercare e trovare altro oro. Ora là c'è un target. Adesso Luca cambia il tipo di bilanciamento, preme il tasto e vede se sparisce il segnale o meno. Allora, quando fa un suono da giù a su così, quindi tu così, 90 su 100 si tratta di ferraccio. Quindi potrebbe essere un chiodo. Qua c'erano dei rifiuti che sono stati spostati dall'ultima piena, e purtroppo l'utilizzo del metal detector è molto vincolato a quanti rifiuti ci sono nel fiume. In questo caso per fortuna a Clay Creek non ce ne sono tanti, però logicamente dove si fermano le pepite spesso c'è anche del ferro, ci sono dei rifiuti, gente nel passato che ha buttato delle cose. Vedete, in questo caso questo è proprio un pezzo di ferro, questo metal impazzisce. Adesso andiamo a controllare le vene. Nella 1 gram Gold Challenge ha trovato tutte le sue pepite. È un terreno molto mineralizzato lì, Ma instabile. Metti questo. Luca muove molto lentamente la piastra in maniera tale da sentire anche i segnali più tenui. Certo, la macchina ha un tempo di risposta e di elaborazione che bisogna quindi lavorare secondo questi standard. Quindi più muovete lentamente la piastra in questo caso e meglio è. È macchinosa è la storia. La ricerca dell'oro col metal detector è un'arte tanto quanto ricerca dell'oro convenzionale. Bisogna conoscere molto bene la propria macchina, e non è solo una questione di una macchina che costa tanti soldi o degli accessori che ci si mette sopra, ma del dove trovare l'oro e del come cercare l'oro con la macchina. Mineralizzazione, non mi freghi. C'è qualcosa qua. Questo. Eccolo lì, boh, via. Ferraccio! Abbiamo fatto una bella sessione e anche lunga di detecting, ma non è uscita nessuna pepita purtroppo. È uscita qualche pagliuzza, però correlato comunque ai piatti che abbiamo lavato, perché spesso avevamo a che fare con delle fessure, tiri fuori il sedimento, l'abbiamo lavato il piatto, ovviamente in ricerca delle pepite d'oro presenti. Spesso erano dei piombini, spesso erano dei chiodini, qualche pagliuzza a casa me la porto, ma niente che faccia comunque testo. Abbiamo fatto prospezioni lungo le vene, quelle che pensavamo fossero mineralizzate ad oro, non ci hanno dato particolari segnali, quindi penso che prossimamente continueremo la nostra prospezione lungo il Clay Creek. Quindi mi raccomando di iscrivervi al canale, mi raccomando di iscrivervi anche al canale di Luca Key70, e noi ci vediamo al prossimo video.